Ciao a tutti amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, leone, tendenze energetiche affettive per la prima parte di agosto 2023. Ok, 3 carte sono un po' troppe. Diciamo questa che era un po' più esterna, spero tanto che sia una bella carta, ragazzi. Sì, la stella. Ho scelto bene. La carta della stella è una carta che parla di obiettivi, di speranza anche molte volte, che è quella che serve per raggiungere i nuovi obiettivi. È una carta anche che parla di canalizzazioni perché è direttamente collegata con la sfera della notte, quindi la luna, tutto quello che è il subconscio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente segno lunare o Venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video, così come anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Per quello che riguarda invece le previsioni del secondo semestre, sono già online e le trovate nella playlist del canale nelle sezioni dell'oroscopo annuale stagionale. Allora ragazzi, partiamo con un 2 di bastoni. Vediamo un po'. Abbiamo un 3 di pentacoli, un cavaliere, quasi quasi brucio la carta, un cavaliere di pentacoli, un re di spade al contrario, un 5 di spade, la ruota della fortuna, un 10 di bastoni, aspettate perché qua non mi stanno. Ho già tolto tutti i cristalli per lasciare spazio, ma comunque non mi stanno mai le carte. E abbiamo un 4 di pentacoli, ragazzi. Ok. Devo dire che qui con il 2 di bastoni all'inizio ci può essere una certa indecisione, inizio mese. Ho come l'idea che qualcuno nutra questo obiettivo. Potrebbe esserci la volontà di piantare un seme, appunto, di guardare al futuro. È un po' come se ci fosse la volontà di andare avanti da un lato e dall'altro ci fosse questa, ehm, diciamo, zona di comfort alla quale si è attaccati, ok? C'è un 3 di pentacoli però, è una carta di collaborazione, è una carta che comunque vi parla di responsabilità anche. E questo cavaliere di pentacoli mi dice che c'è qualche, diciamo, forma di prudenza da sviluppare in tutta questa situazione o questa collaborazione, insomma, o questa relazione che state vivendo. Vi dico, c'è anche poi un re di spade al contrario che può rappresentare una persona, una figura intorno a voi o come la sensazione che potrebbe parlare di un eccesso, non vi dico di che cosa, ve lo dico dopo perché non son sicura, non ho una buona sensazione per questo re di spade. Queste 3 carte le andiamo a vedere poi dopo direttamente con i mini tarocchi. Allora, andiamo a vedere con questo 2 di bastoni. Abbiamo l'eremita, la giustizia e la regina di spade. È come se ci fosse la necessità di tagliare con qualche cosa, perché sono due spade, 2 carte che hanno la spada, che appunto taglia, rimette in equilibrio e c'è una sorta di volontà, prova di iniziazione con l'eremita che bisogna affrontare da soli.
Può anche essere, ragazzi, che con la carta della giustizia e della regina di spade sia arrivato il momento di mettere in regola qualche cosa e per qualcuno si tratta di mettere in regola i ruoli. Tu occupati di questo che io mi occupo dell'altro. E vi dico questo se fosse una situazione familiare, visto che qui comunque abbiamo un 10 di denari, quindi andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un fante di coppa al contrario e un asso di spade. Allora, questa collaborazione o questa responsabilità, insomma, questo progetto a cui fa riferimento il 3 di pentacoli, anche lì fate attenzione perché è come se ci fosse bisogno di mettere in ordine la testa e i pensieri, che è un po' quello ehm, che sento, cioè sento un eccesso di flessibilità. Come se non ci fosse un programma, un ordine, una struttura, come se ci fosse tanta energia che può uscire in questo progetto, ma c'è bisogno di regolarizzare oltre che di tagliare, c'è bisogno di pianificare, c'è bisogno di studiare quali possono essere i vari step di una relazione o di un progetto, magari all'interno della relazione. Se per esempio si tratta di una ristrutturazione di una casa, ragazzi, c'è da fare i conti fatti bene, ok? Vi dico, con la carta della giustizia normalmente si parla di contratti, di firme, di qualche cosa di burocratico che finalmente è un sì, ok? Andiamo a vedere il cavaliere di denari. Mm. Ruota e ruota, due volte. Infatti è un po' come se vi dicessero prendetela con calma, questo progetto, questa avventura, quello che è. Perché? Perché avete anche un fante di pentacoli, è come se aveste bisogno di diventare pratici del tema. Io non so se sia un nuovo tipo di, magari appunto, progetto all'interno di una coppia o all'interno della famiglia, però è un po' come se mi viene da dire che siete novelli, avete bisogno di farvi ancora un po' le ossa in questa situazione, in questo progetto, però state sereni perché avete ruota della fortuna e 10 di pentacoli alla fine. Andiamo a vedere adesso a che cosa fa riferimento il re di spade al contrario. Sole. È come se ci fosse troppa ingenuità, troppa freschezza. Può essere da parte vostra o da parte dell'altra persona, perché avete ben tre fanti, ok? Il sole, che è una carta di genuinità, però anche di impulsività alle volte. Sì, ho come la sensazione che dobbiate fare meglio un programma senza, come vi posso dire, senza sprecare energie. È come se ok, vi arriva un sì, o comunque c'è una regolarizzazione, o in qualche caso potrebbe essere un distacco, perché poi comunque c'è sempre l'eremita che è una strada che si percorre da soli. E poi qui c'è la volontà di espandersi, ma è come se le carte vi dicessero di, sì, di porvi un obiettivo e di fare dei progetti, dei programmi, perché state andando un po' così a vanvera. E anche il 5 di spade è una carta che parla di conflitti. Potrebbero esserci dei conflitti all'interno di questa situazione. Ho tolto il riflesso, scusate. E andiamo a vedere il 5 di spade. 6 di coppe e 5 di spade e 7 di pentacoli. Dunque ragazzi, se fosse un progetto tra familiari, tra fratelli o tra cugini, vi dico, in effetti c'è da ridimensionare un pochettino probabilmente il modo di parlare, il modo di comunicare, il modo di porsi. Ripeto, se aveste un'idea un po' più chiara del tipo di magari risultato che volete, piuttosto che il modo in cui ehm,
sviluppare il lavoro è come se ci fosse qualche cosa che crea attrito, però parte di quello che crea attrito è un po' l'impulsività, l'ingenuità anche, o per qualcuno parla di impreparazione proprio a livello tecnico di quello che è il settore di riferimento, o è proprio un'ingenuità della persona in sé. Quindi se per voi è un familiare, appunto, o potrebbe anche rappresentare il partner, magari, con il quale o la quale avete un progetto di ristrutturazione, vi faccio un'ipotesi come un'altra, per aiutarvi come vi posso dire, a far aderire la lettura alla realtà, è un po' come se ci fossero delle buone idee, ma non ben gestite. C'è tanta voglia di fare, ma poi alla fine è un fare disorganizzato e questo porta a delle discussioni. Però vi dico che a un certo punto avete la ruota della fortuna e un 10 di pentacoli che adesso andiamo a vedere. 8 di pentacoli, 6 di spade al contrario, re di pentacoli, 10 di spade, un altro 10 e 2 di spade al contrario. Ragazzi, con la ruota della fortuna e questo re di pentacoli sento che qualcuno vi verrà in aiuto. È un aiuto, fortemente un aiuto inaspettato. Ehm, Ho come la sensazione che cambieranno gli obiettivi a un certo punto. Cioè è come se, ok, voglio arrivare alla meta A, ma la meta A è difficile da conseguire, allora scegliamo un'altra meta. È un po' come se nella relazione non foste pronti per affrontare un determinato argomento e quindi bisognasse un attimino prendere una direzione un po' diversa, diciamo così. Perché comunque c'è anche un 10 di spade, quindi cioè, avete una carta che parla di fine ciclo di sofferenza, avete la ruota della fortuna. Io sento che verso la metà di agosto tutta questa non è confusione, è inesperienza, ecco. Può essere che sia inesperienza nel relazionarvi con una persona o nel relazionarvi in una situazione. Vi faccio un'ipotesi, se è la prima volta che andate in vacanza con una persona, è un po' come, ok, come ci si muove, cosa, sapete? Però, adesso era un esempio come un altro, però qui ho proprio la sensazione che cambi la dinamica, sia a livello di tempo, sia a livello di aiuti. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Se state aspettando qualche aiuto economico, magari da qualche familiare, vi dirò che arriva, perché avete sia la ruota della fortuna che il 10 di pentacoli. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, guardate che cosa c'è sotto, cioè voglio fare il 10 di pentacoli, così. 7 di coppe e asso di coppe. È come se si aprissero delle possibilità, però in qualche modo siete legati a un certo tipo di realtà, a un certo tipo di materialità. Interessante. Probabilmente qualcuno qui si è guadagnato dopo tanto sforzo una sorta di riconoscimento, perché vi ricordo che la ruota della fortuna può anche parlare di premi inaspettati, magari in busta paga. Il 10 di Pentacoli è sempre una carta che parla di gruppi grandi, quindi che sia famiglia, che sia una relazione magari con un collega, una collega di lavoro, anche solo per semplice amicizia, come se ci fosse un riconoscimento in questo gruppo grande, ok? Un gruppo di amici anche potrebbe essere. C'è comunque un aiuto, c'è una sorta di distacco da qualche cosa, ragazzi, perché abbiamo anche un 6 di spade. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Wow. Perdona e impara. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Wow, è una bellissima carta
In effetti qui avete la giustizia, ci può essere stata magari qualche ingiustizia o una giustizia lenta, diciamo così. Però ecco, se c'è qualche cosa che risale al passato con questa persona, con questa situazione che ha creato comunque conflitto o che continua a creare conflitto nel presente, perché comunque avete 2 5 di spade, qui è come se ad un certo punto arrivasse una sorta di cambio, una sorta di... ma è proprio un cambio anche di obiettivo, mi viene da dire. Ragazzi, per qualcuno il 2 di spade al contrario significa che non, come se ci fosse una non scelta, una cosa del genere, come se qualcuno si astenesse da una scelta, ok? Però probabilmente avete bisogno di imparare da quello che è stata l'esperienza del passato. Tenete presente anche che quando si tratta di perdonare non è sempre solo gli altri, perdonate anche voi stessi, perché la persona più difficile da perdonare o da educare comunque è sempre il sé. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, con l'iscrizione, con una donazione, potete supportarmi come vi pare. Se volete potete anche abbonarvi al canale. Vi ricordo che le fasce di abbonamento sono due e che è la fascia di prezzo più alta che vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. C'è poi anche un percorso individuale che sto proponendo, è un percorso che va a lavorare sulle credenze limitanti che la persona mi porta in un determinato settore della vita, no? Però è un percorso cucito sulla persona ed è una parte di tutto quello che vado poi a trattare mano a mano, datemi il tempo, nella sezione degli abbonamenti, ok? Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!